Salve a tutti, sono Gianluca Landi e vi voglio fare oggi un regalo. Vi faccio vedere come costruire una strategia straordinaria con lo scanner pre-match di ScoreTrend e avere risultati davvero ottimi. Una strategia semplicissima che tutti possono fare, veramente banale, ma veramente tanta roba. Con l'uso di ScoreTrend si possono fare adesso e soprattutto con il pre-match e con lo scanner pre-match delle strategie straordinarie. Ovviamente bisogna conoscere un attimino come funzionano i mercati. Se vedete tutti i miei video oppure volete venire a uno dei miei corsi, io in genere insegno a fare proprio queste cose, a vedere come funzionano le statistiche, come funziona tutta una serie di parametri collegati alle partite e come costruirsi le proprie strategie. Adesso è diventato veramente facile, però ricorda a tutti che lo scanner pre-match non è lo strategy test. Lo strategy test arriverà nei prossimi mesi, dove metteremo dentro tutte le statistiche, tutte le quote di Betfair, i volumi. Ci sarà la versione pre-match, quindi che farà il calcolo giorno per giorno, e poi ci sarà la versione live con la possibilità di andare a scorrere minuto per minuto. Quello sarà veramente un qualcosa di unico che ci farà andare in un altro pianeta. Però già adesso siamo in uno stato, abbiamo uno strumento che è veramente tanta roba, è uno scanner pre-match, ma vi consente già di fare le strategie e vi faccio vedere come già inserire le quote e avere dei risultati filtrati dalle quote. Quindi adesso vi mostrerò questa strategia e vi spiegherò un attimino come ne potete fare altre. Passiamo subito allo scanner pre-match di ScoreTrend. Allora, questo è il sito dello scanner pre-match di ScoreTrend. Vedete, c'è la versione live e la versione pre-match. Andiamo alla versione pre-match. Ok, qui sopra vedete ho già il nome della mia strategia chiamata DronoBet 1 completo. Vi farò vedere i filtri, vi spiegherò come si possono fare altre strategie con altri filtri veramente potenti. Due cose però che vi voglio fare vedere subito che abbiamo aggiunto ultimamente. Allora, la prima è riordina le colonne. Vedete che qui le colonne vengono fuori in base a cosa voi andate a scegliere le statistiche per prima. Se volete cambiare l'ordine, ok, cosa fate? Riordina colonne, vedete, io ho inserito la quota current di Pinnacle, la quota current del pareggio di Pinnacle, io le voglio per prime e quindi cosa faccio? Prendo, la trascino sopra, vedete, questa, il pareggio, la trascino qua, e faccio applica e me le mette per prime, avete visto? E quindi me le posso ordinare come voglio. Altra cosa, se voi andate a cliccare qui sopra sulla partita, vi si apre la card dei grafici di ScoreTrend. Se invece andate a cliccare qui sopra su una qualsiasi altra cosa, vedete tipo risultati, pin current, vediamo cosa viene fuori. Boom! Si apre questa card. Adesso abbiamo scelto quella femminile, la lasciamo perdere. Andiamo a ieri, così la vediamo meglio. Ecco, clicchiamo su Arsenal, vedete, vi viene fuori questa dove abbiamo i gol quando sono stati fatti, vedete, cioè potete scegliere gol, cartellini, vi fa vedere i cartellini, eventualmente le sostituzioni, vedete, le tolgo. E poi qui sotto trovate le statistiche che avete voi scelto all'interno dello scanner e vi fa vedere velocissimamente le statistiche scelte da voi con i numeri ben evidenza. Arsenal, PSV e GamStats che adesso dobbiamo sistemare. Quindi avete visto, la card è bellissima perché io basta che scorro qui sopra, clicco, guardate come in automatico arrivano. Quindi abbiamo la card con tutte le statistiche, poi questa la useremo all'interno di ScoreTrend nei nuovi strumenti che andremo a fare. E poi abbiamo, ho detto, riordine colonne, più tutta una serie di cose che abbiamo fatto. Quindi la chiudo e sparisce la carta. Quindi era quello che volevo farvi vedere. Adesso nei filtri stiamo andando ad aggiungere tutta una serie di nuove delle statistiche, perché queste vanno aggiunte a mano, adesso poi vi faremo vedere la strategia, e quindi abbiate pazienza, stiamo sistemando tutto, tante cose vanno fatte manualmente. Andiamo subito a vedere la mia strategia, l'ho chiamata DronoBet
1, quindi questa è il DronoBet col segno 1, lasciate stare i nomi, ci ho dato completo perché ne ho fatte diverse. Allora, come viene costruita una strategia? Cosa dovete utilizzare? Andiamo subito a vedere i filtri che ho fatto, poi la zero e la rifaremo da capo così capite, e vi spiego come vengono fatte le strategie. Andiamo su filtri. Questa l'ho fatta in 40 secondi, 42 secondi forse, tanto per dire che non è neanche tanto ottimizzata. Cosa ho fatto? Siccome DronoBet 1 a me interessa, perché c'è il nostro calcolatore live, tra parentesi, in uno dei prossimi video vi farò il video e vi regaleremo l'app con i calcolatori, anche DronoBet, da utilizzare sul vostro telefono, un'app Android. Quindi cosa ho fatto? Ho messo in casa hanno segnato per prima, perché me interessa che la squadra che gioca in casa deve passare in vantaggio per prima, così col calcolatore DronoBet Live, che abbiamo solo in esclusiva sul mio sito bettingexchange.net, perché l'abbiamo fatto noi, e nei commenti sotto lo vedrete, potete uscire già al primo gol live e avere un ottimo profitto. Quindi cosa ho messo? La squadra che gioca in casa ha segnato per prima maggiore o uguale di 70. Stato di forma in casa deve essere maggiore di 2 e media punti in casa maggiore di 2. Perché? Perché deve essere una squadra che in casa in tutta la stagione sta facendo molto bene, quindi ha una media punti superiore a 2, vuol dire che ne ha vinte parecchie, anche ha pareggiato, però ne ha vinte tante per avere una media superiore a 2, poi si può stare anche a vedere di mettere 2,2, a provare cosa viene fuori con 2,3. Percentuale fuori casa hanno segnato per primo meno del 40%. Dico bene, voglio che la squadra che gioca in trasferta però non mi passi in vantaggio sempre, mi passi in vantaggio circa, ho messo sotto il 40. Uno mi può dire, allora mettiamo 0 quella che gioca in trasferta e 100% quella che gioca in casa. E beh, a quel punto verranno veramente fuori pochissime partite. Quindi con i parametri non bisogna molto essere stringenti, altrimenti andiamo a restringere il campione. Cioè noi abbiamo a che fare con una statistica, dobbiamo prendere un campione e cercare di andare a trovare dei parametri ottimizzati, ma non sovra-ottimizzati, perché vado a restringere, se no, sempre di più il campione e a questo punto avrò pochissimi risultati e la mia strategia non avrà tanto valore, a meno che non lo studio su un campione di 20 anni, allora è un altro discorso. Quindi mi raccomando, ottimizzazione, ma non sovra-ottimizzazione. Poi cosa ho inserito? Ho messo che la quota, mettete Pinnacle, la quota PIN Current Home deve essere maggiore o uguale di 1,4 e la PIN Current Home deve essere minore o uguale di 2,5. Quindi voglio che la squadra di casa abbia un range di quote 1,4, 2,5, così ci posso fare il DronoBet e così avrò una squadra che è favorita ma non super favorita, altrimenti avrei una quota dove non posso fare il DronoBet, è troppo bassa, e non molto più alta, perché altrimenti potrebbe essere l'opposto. Anche se le statistiche sono ottime, potrebbe non essere, tra virgolette, la favorita o esserci un'inversione di quota. E poi ho messo che lo stato di forma di quella che gioca fuori casa deve essere minore o uguale 1,8. Possiamo anche andare a mettere 1,6 a vedere, però ripeto, bisogna essere ottimizzati ma non sovra-ottimizzati. Quindi ha fatto applica, è già applicato il mio filtro, e vedete cosa è successo. Mi raccomando, io metto, qui adesso vi faccio vedere, qui è meglio mettere per esempio Main League, perché possono esserci partite di campionati, di campionati dove le partite possono essere tarrocate, quindi i risultati esulano dalle strategie che noi possiamo fare. Quindi io vi consiglio di andare a vedere se ci sono dei campionati improponibili, non si fanno, anche perché comunque non sono in exchange. Quindi mi raccomando, scegliamo le partite principali. Questa ieri il 12, andiamo a vedere l'11 cosa è successo.
vedete 2-1, comunque 1-0 quella che mi passa in vantaggio per prima, quello che io voglio, e già lì posso uscire. Guardiamo che le quote abbiamo pin current home, no, non mi va bene perché deve essere prima quella che gioca in casa, quindi riordina colonne, la sposto, faccio così, e me la ritrovo qua. Vedete la bellezza del nostro filtro? Quindi la prima è quella che mi interessa, che è quella che gioca in casa, e quindi l'altra è quella che gioca in trasferta. Quindi la prima 1,46, 4,18. E beh, quella siamo lì per farci un drone bet, siamo diciamo al limite. Andiamo avanti, poi nulla vieta, ragazzi, ve la dico e non ve la dico, nulla vieta per esempio di andarci a fare delle multiple selezionate e andando a metterci invece che drone bet una doppia chance, oppure in determinate partite dove uno se le studia un pochettino di più, come questa vedete ho messo home away, uno può decidere che questa se la mette come vincente. Guardate la striscia di fila che ha in casa. Andiamo avanti, andiamo per esempio al 10, niente, non c'è stato niente, andiamo al 9 perché i campionati principali non ce n'erano, vedete, 3-1, 3-3, 1-1 e 1-1, vedete? E anche in questo caso il nostro drone bet c'era, poi posso andare a vedere quando sono stati fatti i risultati. Clicco qui sopra sulla card, ok, e vedete mi è passata in vantaggio questa qua, 2-0, quella che gioca in casa, e lì posso uscire, anche se posso uscire tranquillamente. Andiamo su quest'altra, vedete, passa in vantaggio subito 2-0 la mia squadra, ok, quella che ho scelto io, e già lì posso decidere di uscire. 1-1, mi passa in svantaggio quell'altra, io comunque il drone bet e fa il pareggio 1-1 e è a posto. Quest'altra, clicco qua, mi passa in vantaggio quella che gioca in trasferta e poi subito pareggia l'altra e la partita è finita 1-1. Andiamo indietro, 8, vedete, 0-0, 1-0, 3-1, anche questa è andata. Andiamo, 7, 0-1, 6-1 e anche questa è andata. Ripeto, India, questi campionati stiamo un pochettino attenti. Andiamo indietro, 6, vabbè, andiamo, tanto io non mi ricordo assolutamente cosa hanno fatto. Vabbè, durante la settimana ce ne possono essere poche perché i campionati principali, 1-0, 0-0, 2-0. E le quote, vedete, 1,98, 1,70, 1,89, la squadra che gioca in casa non è che c'ha 1,01, voglio precisare, le quote sono decenti. Andiamo, domenica, 1-0, 2-0, 2-1, andiamo, 3-1, 1-0, ecco, questa 0-1, campionato rumeno, come tutti sanno. Ok, io dico stiamo molto attenti sempre al campionato rumeno, il greco, il turco, per ovvi motivi, e quelli per esempio Europa dell'Est oppure dell'America Latina, alcuni campionati che possono essere taroccati. Questa invece Scozia, questa 0-1, 0-4, questa proprio è andata, non è entrata, poi 0-1 Liga, questa qua, anche questa c'è stato 2 perdite, vedete, e queste 3-0 e poi uno 0-3 su questa partita. Come vedete il sistema direi che funziona, poi sempre il sabato, attenti quando ci sono troppe partite, l'ho sempre detto che il sabato è una giornata molto particolare, e via, di conseguenza il 23, vedete, tutte prese. Quindi questa è una strategia, domenica. Il sabato 6-1, 3-1, questo 0-1, il sabato, vedete, il sabato qualche vittoria in trasferta viene fuori, lo dico sempre, ci sono dei miei video, mi raccomando il sabato è sempre quel giorno, diciamo, particolare. Comunque avete visto questa strategia come funziona, poi potete non andare a mettere la lista, vedete, comunque anche senza lista questi sono i risultati, guardate. E il 100% ovviamente non esiste e qua ecco i risultati per esempio senza lista. Quello che io consiglio è andare a vederla poi eventualmente la partita, per esempio Spagna terza divisione, cioè bisogna stare molto attenti, queste partite sono molto particolari, quindi bisogna andare, guardate che la serba questa che era quota 1,65, guardate, ha vinto 4-1. Vedete qui le quote, questa a quota 2,35, questa 1,54, questa 2,25, comunque le quote tra virgolette sono anche buone in questo sistema, quindi dovete capire
che le strategie vanno ottimizzate ma non sovraottimizzate, e io considero anche di farci un leggerissimo studio sopra alla partita. Vi potete andare a mettere delle statistiche maggiori qui sopra e poi le andate a e poi ve le andate a vedere. Tenete presente che i filtri sono indipendenti dalle statistiche che mettete qui sopra. Cosa vuol dire? Qui sopra vi potete mettere tutte le statistiche che volete, i filtri possono essere diversi dalle statistiche, i filtri lavorano indipendentemente. Avete capito quindi come poter costruire una strategia? Questo è il filtro che vi ho messo. Vedete, casa hanno segnato per primi maggiore di 70, stato di forma, media punti, in casa maggiore o uguale di 2, percentuale in trasferta minore o uguale di 40, 1,4, 2,5. Ho messo l'intervallo in questo caso questo è il range. Vedete, maggiore di 1,4, minore di 2,5, quindi deve essere compresa tra 1,4 e 2,5. Stato di forma minore o uguale di 1,8. Adesso cosa faccio? Facciamo reset qui sopra, facciamo il reset sulle statistiche qui sotto, qui sopra, scusate, reset, e facciamo applica. L'importante è così vedete che non ci sono filtri attivi. E quindi come si fa a farla? Andate su attiva statistiche, andate alle varie statistiche come vi ho detto, vi ho fatto vedere. Quindi andiamo a metterci per esempio quelle che ci interessano come vi ho spiegato. Andiamo a vedere per esempio statistiche, segna per prima, ok, casa. Ecco, qui sopra vado a mettere in casa hanno segnato per primi e me la seleziono qui sopra. Poi ho detto che ci andiamo a mettere statistiche punti, stato di forma in casa e media punti per partita in casa, questo qua che avevo selezionato. Ok? Poi avevo messo le quote, per le quote andiamo qui sopra, vedete c'è Bet365, c'è Pinnacle, ho messo casa, ho messo Pin Current Home, current è quella corrente, a me interessa quella corrente, non quella di apertura, mi raccomando. Poi potete fare anche delle prove con quella di apertura. Io lavoro con quella current che è migliore perché sconta le eventuali informazioni che ci sono da quando i bookmaker hanno messo la quota a quando la partita deve giocarsi. Quindi la current, quella che noi abbiamo su Pinnacle, è quella che c'è sino a quando inizia la partita. Quando la partita è iniziata, ok, c'è quella di chiusura, questa, la current, diventa quella definitiva. E quindi avete questa. Metto questa qua e poi mi sono messo anche quella del pareggio. Ok. Pin current draw. Ok, quindi quello che mi sono messo, mi sembra di aver messo più o meno tutto, ok. E quindi qui sopra mi trovo le mie statistiche. Mi raccomando, vedete, attiva combinazione home away e qui sopra me le ritrovo come vi ho fatto vedere. Me le voglio spostare, ok, io metto prima questa, metto questa, me la sposto, vedete, e poi segna per primo, stato di forma e media punti per partita. Faccio applica e lui me la applica. Vedete, qui sopra, fatto tutto. Ora siamo andati al 23, torniamo alla data di oggi che è il 13 e poi mi metto la lista main. Ok? E così vedete la lista main. Ovviamente oggi ci sono la Tunisia, io l'avevo messa nella main list, però Tunisia, mi raccomando, mettiamo anzi la top league che è meglio. Quindi mi raccomando, poi per le coppe, siccome questo è il turno di ritorno e i dati sono pochi, sulle coppe state molto attenti perché le coppe non sono partite normali. Poi questo è il secondo turno, quindi se una squadra mi ha vinto 3-0 all'andata, 4-0 e in casa e in trasferta in casa può anche tra virgolette giocare male, perdere, non gli interessa perché gli viene il 4-0, quindi mi raccomando, sulle coppe bisogna stare attenti. Andiamo a mettere i filtri qui sopra e quindi, dopo vi rifaccio vedere una cosa, quindi andiamo a mettere i filtri e qui sopra mettete i filtri, come vi ho fatto vedere, quindi mettete per esempio media punti, andate qui sotto, ok, ora non mi ricordo i punti, come li ho chiamati, però vabbè, facciamo così, e andiamo a trovarceli qui sopra, vedete io qui sopra ho tutte le mie... ho tutte le statistiche e da qua, ripeto, le vado a prendere, quindi da qui mi vado a
costruire i filtri con tutto quello che ho messo. Ecco, per esempio, andiamo a metterci subito quello che mi interessa farvi vedere immediatamente, le quote. Andiamo sotto sotto. Le quote, scusate, sono messe qui sotto, da quest'altra parte. Vedete, ce ne sono due dove andiamo a diciamo di filtri, dove potete trovare tutte le statistiche che comunque stiamo mettendo perché vanno messe a mano. Andiamo sotto, vedete, c'è pin, e qui sopra mi vado a mettere pin current home, questo qua, pin current home. Lo metto qua e cosa faccio? Metto operatore maggiore o uguale di 1,40, faccio più, e poi sempre Pinnacle, come ho detto, vado sotto, devo riselezionare, pin current home, ci metto minore o uguale di 2,4. Faccio il più, in questo modo ho il range delle quote. Poi vado a mettere, ripeto, le altre che ho detto, lo stato di forma, ok, form in casa, ts form home, e qui sopra ci metto maggiore o uguale, avevo messo di 2. Faccio più e me lo metto qua. Poi quella in trasferta metto tform away, avevo messo minore o uguale di 1,80. Quindi in questo modo vi andate a mettere tutti i vari parametri. Ora rifaccio applica, ovviamente è diverso da quello che ho fatto prima, vi ho fatto vedere queste statistiche come si vanno a mettere. Adesso ho dimenticato di farvi vedere un paio di cose. Faccio gestione settaggi, applico qua, riprendo quello di prima, darò completo, faccio carica e me lo ritrovo qui sopra completo. Vedete, i filtri sono tornati. In casa l'ho segnato per primo, punti, e qua ci sono tutti i miei filtri che avevo messo. Rifaccio applica e lui mi riseleziona alle partite di oggi. Vado a farvi vedere un'altra cosa, statistiche filtri. Il sistema cosa fa? Aspettate, ok, lo devo applicare, aspettate un attimo, allora mi metto tanto alla lista main, statistiche filtri, aspettate, aggiorno la pagina, ok, è venuto, e mi fa vedere le metriche che ci sono da quando ci sono le statistiche, abbiamo inserito intorno al 27-28 gennaio, queste sono le percentuali, vedete, home win il 61,9, away win solo il 19 e il pareggio l'altro 19, come vedete un 80% è venuto fuori 1x, tra virgolette, e l'altro un 81%, il 19 è venuto away win. Queste sono le percentuali. Poi se io faccio così mi dà quelle del giorno, ma ovviamente non mi dà ancora nulla perché devono ancora giocare. Io vado a ieri, vedete, faccio statistica filtri e il sistema mi dà quella di ieri, una sola, mi dice draw. Potete scegliere per lista oppure senza lista e schiacciate qui sopra e vedete ve ne dà 3. Una vinta, una pareggiata e una persa, e poi fate over, vuol dire da quando è iniziato senza le liste campionato, vi dà tutte le cose. E poi qui sopra ci sono dei risultati, vedete, vi fa vedere quanto sono venuti: il 2-2, il 3-3 è venuto 2 volte, e poi voi vi potete andare a spostare i risultati, vedete qui sopra, aumentare e diminuire. E questo è il nostro filtro delle statistiche. Vedete, ieri questa negativa è stata il campionato paulista A4. Capite bene che il campionato paulista A4 sarà un campionato molto particolare, siamo in Brasile, saranno partite anche taroccate, ecco perché è fondamentale mettere la main league oppure farvi voi una lista di campionati più attendibili. Quindi mi auguro allora che abbiate capito come funziona il nostro filtro. Il nostro filtro è un qualcosa di unico e inimitabile, stiamo inserendo tantissime altre cose e adesso torneremo indietro col passato in modo da poter fare il nostro nuovo software che sarà uno strategy test, come vi ho detto.
Ieri è stata una giornata per me importantissima, abbiamo preso in mano il codice della nuova versione di ScoreTrend, adesso staremo a lavorare sopra, mi auguro che già che tra 15 giorni, 20 giorni, 15 giorni vi possiamo già dare la versione beta dove potete pinnare le partite, 3 partite e vederle sulla stessa linea, potete mettere su uno schermo grande e vederne anche addirittura 9, ve le potete rimpicciolire voi. Ci saranno tantissime cose eccezionali. Da lì metteremo tutte le statistiche e poi andiamo a fare anche questo strategy test, quote di Betfair e tante altre novità. Per il prossimo settembre avremo una macchina da guerra, ok? Incredibile. Quindi vi consiglio a tutti di mettervi a vedere i miei video, vi consiglio a tutti veramente di comprendere il funzionamento di ScoreTrend, di tutto quello che stiamo facendo, perché stiamo facendo dei passi da gigante per darvi un qualcosa che non esiste in questo campo. L'unica cosa che vi chiedo, ve lo chiedo per grandissima cortesia con tutto il cuore, non venitemi a parlare di nessuno, non mettetemi in paragone con nessuno, perché altrimenti vi devo mandare vi devo mandare, anche se mi dispiace, a fanculo. Quindi mi raccomando, se mi chiedete, parlatemi solamente delle cose che facciamo, non mi parlate di niente che non mi interessa, anche perché non ho tempo da perdere, perché stiamo facendo un qualcosa che non esiste, un qualcosa che va oltre, e quindi per carità io solamente da parlare è di pensare di migliorare quello che stiamo facendo. Quello che fanno gli altri sinceramente non mi interessa nella maniera più assoluta. Quello che dobbiamo pensare è migliorare sempre noi stessi. Davanti a noi deve esserci una strada, un'autostrada, dobbiamo camminare sempre più velocemente e pensare solamente a noi. Quindi vi lascio, mi raccomando, vedete tutti i video, provatelo, e se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa, potete insomma contattarmi in tutti i miei canali, che sono con i numeri che vedete ovunque, e sono sempre disponibile, rispondo io. Ciao a tutti da Gianluca Landi.